Eurobike 2025, fiera terminata e 3 punti che secondo me sono inequivocabili. Punto numero 1, DJI, una potenza, sempre più biciclette e-bike, IMTB cominciano ad adottarlo, sì, perché oltre alla classica IMTB cominciano anche qualche bicicletta da passeggio a metterlo su, e quindi una potenza e si vede. Punto numero 2, ragazzi, se non avete 100 Nm siete fuori dal mercato, sempre alla ricerca della potenza, 100 Nm. Punto numero 3, i cambi wireless. Non è solo Shimano, non è solo SRAM, ma ci sono tante realtà più piccole anche, e molti stand erano lì che li presentavano, e quindi direi che non so per quale motivo la direzione è quella, non so per quale motivo integrando il wireless ci hanno messo anche la cambiata automatica, però si vede che il mercato richiede queste cose al momento. Saranno le scelte giuste? Non lo so, ma io vi lascio intanto al mio video della fiera. Ciao ragazzi, buon divertimento! Ragazzi, benvenuti ad Eurobike. Che giornata meravigliosa. Braccialetto al polso, si comincia ad andare in giro, ragazzi. Cominciamo subito con Bosch. E questo è il nuovo Performance Line da 75 Nm. Il nuovo E-Shift con Shimano. CXR 100 Nm. Faccio parlare le immagini, voglio dire. Kiox, nuova integrazione con Shimano per quanto riguarda l'E-Shift. Bello stand Bosch. Questo nuovo motore HEPA. Naturalmente motore da 110 Nm anche, batteria da 800 watt, dedicato più per biciclette urban, però c'è anche una mountain bike qua. Siamo alla casa principale per quanto riguarda le biciclette da turismo e da passeggio, e qua c'è il primo motore Pinion. Riesenmüller. E loro montano Bosch, ma montano anche il Pinion, due scelte secondo me intelligenti a seconda della clientela. Questa è la Delete 5 col Pinion, e qua invece la soluzione con motore Bosch.
Naturalmente non mancano cargo bike. Direi soluzione ottima per famiglie o trasporto cose, naturalmente. Se volete tenere i vostri figli al coperto, adesso andiamo a trovare Yamaha. Vi ricordo che Yamaha ha acquisito Brose. Qui abbiamo la parte interessante per gli MTB: 100 Nm, 800 watt di picco, a 48 volt e peso di 2,6 kg. Naturalmente batterie 560 840. Il range standard. La storia di Yamaha per i motori elettrici parte da lì sotto. Infatti Raymond ci fornisce del motore Yamaha X4 . Questa è la Tarok, l'avevamo provata anche al salone di Düsseldorf. C'è il motore della ZF, 90 Nm, non mi aveva fondamentalmente sorpreso se passi da un Bosch, però una soluzione diversa dal solito, diciamo. Vedete, anche ZF si aggiorna, motore da 105 Nm, 750 watt. Ragazzi, siamo entrati nell'era dei 100 Nm e almeno 700 watt di picco. Naturalmente non mancano i motori anche per gravel bike. Vedete questo della Raymond. Motore SX che vi ricordo avrà da autunno l'aggiornamento ai 60 Nm e al 400% di assistenza alla pedalata, e comunque viene integrato in molte biciclette leggere, quindi gravel e anche qualche bicicletta da ciclismo. Ecco, questa è una realtà che vi faccio vedere, si chiama Krušis, è una fabbrica della Repubblica Ceca e loro integrano il motore DJI. Hanno fatto questa scelta per avere una bicicletta comunque a un costo non troppo elevato, ma comunque molto competitiva.
Motore DJI, abbiamo tantissime soluzioni riguardanti la fascia di prezzo, guardate. Esattamente, passiamo all'alluminio come telaio e abbassiamo notevolmente anche il prezzo. Chiaramente non abbiamo il top dei componenti, però abbassiamo molto il prezzo con un motore super competitivo che voi conoscete. Faccio vedere anche questo. Ja, ist auf Facebook und Chat, du schreibst irgendwas, das muss man nicht mehr, hast du sofort einen Kundenservice an der Bank gesagt, hey, okay, das will ich Wahnsinn, wenn da diese Armada an Leuten das wir. Una forcella della Fox Podium, montata strabene questa bici. Ja, mega stabil. Ja, werden doch relativ bekannte Marke. Chiaramente super componenti, aumenta il prezzo, però tante soluzioni con un motore straconsolidato. Anche questo è molto interessante. Motore Panasonic 110 Nm e la bellezza di 1000 watt di batteria anche. Wow, qui sì che si fanno dei mega tour. Vi faccio vedere anche questa Steppenwolf, la nuova marca, motore DJI. Sì, diciamo che i cinesi secondo me la fanno da padrona, tante marche che sono spuntate fuori in una maniera incredibile e poi dei prezzi competitivi. In questa fat bike hanno scelto un motore olio italiano. È un carro armato, non è una bicicletta. Vi faccio vedere questa realtà, un altro motore Gobao 110 Nm naturalmente, 850 watt di potenza massima. Yeah, Alex, I think Alex also wanted to join, so he said, well, if you want to join me at our booth at 10 minutes before 10 and then we go up to all 8. End customer. Yesterday I had a good meeting, I still have to. Tre tipi di batterie, 600, 700 e 800. Eccoci da Olimpia col motore DJI, naturalmente, prototipo. E qua la Spectrum con il motore invece Bosch.
Vi faccio notare l'integrazione con il Kiox, perché il Kiox 400 della Bosch è veramente fantastico, a filo del tubo, integrato alla perfezione. Un bel lavoro da parte di Bosch per quanto riguarda il nuovo display. Vi porto da Nicolai, che è una realtà secondo me molto interessante, perché tutti i telai in alluminio fatti da loro e integrazione sia di Pinion e sia di Bosch. Adesso vi faccio vedere queste due IMTB che secondo me sono interessantissime, tutte fatte a mano, perché le saldano loro i telai in alluminio, sono dei maestri da 30 anni che lavorano l'alluminio e creano delle biciclette a seconda di come la volete, quindi anche colorazione e tutto quanto. Questa è la prima col motore Bosch. E questa qua sopra invece è col motore della Pinion. E questa è la loro IMTB in serie limitata col motore della Pinion per festeggiare appunto i 30 anni. Was ich finde, mein Eindruck, durch das Carbon übertragen sich Geräusche. Ja, die Eule, das ist bekannt. Die haben Resonanzraum. Carbonfahrrad ist immer lauter wie Alu. Invece per i grandi pedalatori, che comunque si vogliono far supportare dal motore, naturalmente fanno anche la versione col Bosch SX. Interessante, davvero interessante. Entro da TQ perché presentano il nuovo TQ HPR40. Compattissimo. E qui invece abbiamo il 60 Nm. Alles was geht, das Doppelte und kann sagen, ich möchte im dritten Modus die vollen 350 Watt und möchte im zweiten Modus nie mehr als 100 Watt bekommen. Oder die bestimmte Beschleunigungsverhalten, solche Sachen. Okay. Klingt nach einer Wissenschaftsphysik. Wenn er sagt, das ist zu viel, dann hätte ich gesagt, Ed ecco la Yeti che monta appunto il 60 Nm, 350 watt, due tipi di batteria, una bicicletta che pesa 20 kg. Sicuramente un motore molto leggero, adesso con questo upgrade o downgrade, uno da 40, uno da 60 rispetto al 50 che c'era prima, hanno aperto parecchio la fascia di utilizzo, quindi abbiamo più scelte. Vanno a integrare anche loro il cambio XTR di Shimano completamente wireless. Vi porto da Rotwild perché loro presentano la loro IMTB col motore DJI, anche loro passano a DJI, aggiungono DJI con nuovo modello, batteria estraibile e tante soluzioni. Quindi abbiamo anche il motore Pinion con la catena qua.
Questo è quello P8 di Shimano. Ändert sich ja der Service. Die sind schon verschieden. Die fühlt sich straffer an. Das X57 und das Rad, das ist schon wieder näher, weil die Hinterbauten sehr stark. Hanno integrato la loro batteria da 864 completamente estraibile con il motore DJI. Una soluzione interessante. Volete un portabicicletta un po' diverso? E questo secondo me fa il caso vostro. Qui siamo da TRP Componenti. Doch, das war alles gut. Ich bin Quindi freni, cassette, catene, cambi, naturalmente anche per le nostre IMTB. Adesso andiamo in quello stand che probabilmente è la rivoluzione del mondo e-bike per quanto riguarda le trasmissioni. Eccoci qua, Pinion. Quindi tutti i loro sistemi per e-bike, IMTB, passando dalle batterie ai display, ai motori. investiert. Selbst jetzt, sag ich mal, dieses vom 8. und 9. Buch, das ist wesentlich leiser als das Finale, was da noch. Vi ricordo, sparisce la cassetta, tutto cambio integrato, insomma, probabilmente una rivoluzione. Un prototipo da downhill, naturalmente senza motore. Ja, dat snapte ik niet helemaal. Un sistema aimant. Sempre equipaggiata col motore della Pinion, questa altra realtà tedesca, Alutech. Diciamo che è come stravolgere un po' il mercato. Secondo me eliminare la cassetta è una cosa che nel tempo pagherà come costi di manutenzione. È chiaro che è ancora un motore molto rumoroso, ha tanti pregi, ha dei vantaggi secondo me soprattutto per quanto riguarda il discorso di manutenzione, perché basta solo cambiare l'olio, però questo rumore magari potrebbe dare fastidio a molti di voi. Magari dopo andiamo a provarla fuori. Se no potremmo cambiare il tipo di macchina giusto per avere l'opportunità di fissargli questo sistema
avventose. Ecco un'altra bicicletta con motore DJI, Megamo. Diciamo che cominciamo a diventare davvero dipendenti da questo motore, ce ne sono sempre di più, ma soprattutto ampliamo tantissimo le fasce di prezzo, perché cominciamo a fornire anche di telai in alluminio e comunque a seconda del tipo di componenti, forcelle, sospensioni che volete, trovate il prezzo più adatto a voi. Guardate questa soluzione qua. So it's an okay. I also switched to English now. Also just a normal electrical bicycle, and that makes 25 kilometers per hour because that's the legal requirement in Europe. Okay. There are ideas on that like. Absolutely. Yeah. Okay, the next step. Yes. Okay, it's the next step. Una bicicletta senza raggi, cioè tantissimi piccoli motori integrati nelle ruote per girare, e questa è una delle e-bike futuristiche che riescono a rigenerare la vostra frenata e trasformarla in corrente. Un sogno, ragazzi, un sogno. Andiamo a vedere il motore Bafang. Motore Bafang, naturalmente da 110 Nm, molto compatto. Attenzione, ruota fonica e batteria da 626. Beh, loro poi sono specializzati nei motori posteriori, sull'asse della ruota posteriore. Che batterie minimaliste. Before we get into the heart of this incredible building, I want to familiarise you guys with some of the motors. I've ridden most of them, really great personalities, and as many of you guys have pointed out, super reliable. Starting off with the NA20. Now this is sub 2 kilos, 70 Nm. Altra bicicletta con motore DJI, la Uno. Mamma che telaio. Fantastica. Ja, genau. Es läuft alles so. Irgendwie muss ich sagen, ich bin so ein bisschen da. Ja. Ende der Bewerbung gekriegt, weil es tat mir so leid, ich habe Belege gekauft. Ganz genau, ich war gerade ja parallel in der Veranstaltung da haben wir auch den Text Leuten gesprochen und dann ja, genau, ne? man hat sich noch verabschiedet, einen schönen Tag gewünscht, Dienstag oder so war die Nachricht, ja, das ist gut. Der steht aber rein. È davvero davvero bella. Non sono un amante di quei cerchi, però davvero splendida. Vi faccio vedere la parte degli accessori, componenti, biciclette, telai. Cioè, ragazzi, è tutta roba per la maggioranza cinese. Ci sono solo loro. E oltretutto, vabbè, non parlano in tedesco chiaramente, ma fanno fatica anche spesso e volentieri a parlare l'inglese.
quindi molto difficile comunque fare una fiera e non avere neanche il personale che riesce comunque a comunicarti. Danno dei volantini, diventa difficile davvero. Volete sapere il futuro della IMTB? Forse convertiamo le gomme da 32. No? Guardate mo'. Potrebbe essere il futuro. Quando vi parlo di qualità e kit per lavorare sulla vostra bicicletta. Andiamo a vedere Abus cosa offre. Il gelato qua, bene anche il gelato. Caschi. Mit dem Blinker kanntet ihr schon, ne? Ja. Ja, genau, also da war ich halt auch gewesen, I zobaczysz, trochę masz pan tego. Da Schwalbe abbiamo il First Click Valve. Ja, wie in der Nähe bin ich, bin in 3 Wochen mal wieder daher. Andiamo da Feedlock, che sono praticamente i più famosi riguardanti i fissaggi di accessori sulla vostra IMTB. Deswegen finde ich das sensationell, weil es auch nicht nur genau, ja, das ist ganz cool. Ja. ja, oder halt hier Dalle borracce al vostro telefono, la vostra action cam e la vostra luce. Sfruttano un sistema o di vacuum o magnetico. Tutto quello che riguarda il magnetismo loro ce l'hanno, chiusure caschi, chiusure per le vostre biciclette, chiusure per quanto riguarda le cover delle batterie, loro hanno davvero tutto. Di Garmin c'è poco da dire. Diciamo che quello che hanno presentato ultimamente è il navigatore
dedicato alle mountain bike, soprattutto per il downhill o comunque per le discese. Hat er sich Hotkey in seine Schaltung gelegt, dann kann er quasi auf die Schaltung Option markieren. Andiamo a fare un giro da Oakley, vediamo cosa c'è. Caschi, abbigliamento e soprattutto occhiali. Yeah, he told us at a meeting in April. Yeah, it was mostly for optics, so like RNX styles. But yeah, because we had a problem with stuff. Il nuovo Shark Evo di Galfer. Dove nascono le pastiglie e dove nascono i dischi. Genau, das geht mit der can change itself. Tutto per la vostra bicicletta. Kostet ja einiges. Yeah, for example, it was £3,000 for standard double gas door. That would be not secure at all. And then I was supposed to build it. In realtà è inglese. Tutto quello che offre Vittoria per l'off-road. Tutte le novità Shimano. Diciamo che tutti i deragliatori nuovi wireless sono la grande novità di quest'anno, insieme chiaramente anche ai loro freni. Praticamente lui è il più grande produttore per quel che riguarda appunto motori, cambio, integrazione con i freni, tutto gira e parte da Shimano. E qua appunto presentano l'XTR, questo cambio completamente wireless. Quest'anno hanno deciso di rimanere fermi qui. Il P8 85 Nm,
probabilmente non hanno deciso di saltare subito il 100 Nm per cercare di fare davvero un motore straperfetto, oppure non hanno proprio la necessità. Vedremo che cosa ci aspetta. Qui andiamo dai maestri per trasporto e tutto quanto riguarda viaggiare con la vostra e-bike, Evoc, quindi trolley, borse per il trasporto della bicicletta, insomma qui ne abbiamo un po'. E qui qualche forma outdoor che potete provare con la vostra e-bike nel trasportare la vostra bicicletta là sopra un Porsche. Oppure un bel weekend nella vostra tenda da tetto con sopra la vostra bicicletta. Entriamo da Giant. Diciamo che questa volta qui, dato che l'altra volta non li avevo visti, uno stand abbastanza importante. Ed eccole qui le IMTB della Giant. Più un nuovo prototipo, tutto da scoprire. Welche Baugründe kann man sich rechtenderweise beim Pauschenwechsel überarbeiten und man neue Steuerung, Lagerwechsel und so weiter. Der Motor ist ja Batteria 800-430. Anche Simplon dedica le sue IMTB a Bosch e a Pinion. Si differenziano perché chiaramente il motore Pinion è una nuova realtà e quindi è giusto avere la possibilità di integrarla anche nelle tue IMTB. È un costo maggiore inizialmente, ma probabilmente la fascia di persone che andranno a comprare la tua IMTB sarà sicuramente maggiore. In casa Orbea con la Rise. Poi dall'altra parte la Wild. Andiamo a vedere KTM che cosa offre. Motore SX, quello da 55 Nm, ancora senza aggiornamento chiaramente, con modelli Hardtail,
gravel. KTM offre una vasta scelta, potete davvero acquistare una bicicletta con qualsiasi tipo di motore Bosch e arrivare anche alle versioni più spinte che montano il race. Se volete dormire nella vostra e-bike, qui possiamo vedere l'applicazione del motore DJI Avinox nelle diverse marche che hanno deciso di utilizzarlo. E qui c'è l'ultima arrivata col telaio in alluminio, Crestline. Ecco qui la nuova Moustache col motore pigno. Tante case cominciano a prendere davvero in considerazione questo tipo di motore. Eccola qua, Commencal Prototype con motore DJI. Naturalmente motore Bosch anche disponibile per Commencal, il Performance SX.
Qui abbiamo Core, che poi sarebbe niente di meno che il nuovo nome che hanno dato a Brose, che poi è stata acquisita da Yamaha, e hanno fatto praticamente un nuovo nome che è scritto, che si chiama poi Core, utilizzato un po' su diverse biciclette, sia gli MTB e sia i bike. Ecco, vi faccio vedere il motore della Core. E la loro integrazione. Da Bosch mi hanno dato questa bici col CX Race Auto Shifting ABS. Adesso vediamo quanto spinge in salita con l'auto shifting. Andiamo col CXR, quindi 100 Nm, 750 watt di picco massimo. Mamma come spinge. Sì. Spettacolare, ragazzi. Ci stiamo proprio livellando. Però l'autoshifting, non lo so, io continuo a dire che cominciamo ad andare troppo sulla tecnologia anche quando forse non serve. È discesa. CXR che spinge, l'ABS non sono riuscito a sentirlo perché chiaramente non è il posto, il luogo adatto per sentirlo. L'autoshifting è una cosa che non lo so, mi ha lasciato sorpreso col Pinion e mi lascia sorpreso tuttora con il Bosch. Però se quella lì è la via, si vede che molta gente ha fatto questa richiesta. Un cambio automatico davvero su una e-bike, non lo so. Voi ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Diciamo un CXR da 100 Nm, 750 watt di picco, che però è anche molto aggressivo. Quindi appena appoggi un po' il piede sul pedale la bicicletta scappa, quindi bisogna stare attenti. Colpettino di pedale e scappa in avanti. Ecco, Nicolai, motore Pinion, MGU però in versione diciamo da turismo aggressivo, quindi parafanghi, portapacchi, comunque montata 38, tutto Fox. Questo è lo schermino che solitamente nelle nuove versioni troviamo qui. Abbiamo già la luce davanti, una Nicolai Explorer, la chiamano così. Mi sembra che il kit costi 1.000 euro in più per trasformarla appunto con parafanghi, portapacchi, luci, insomma una scelta abbastanza interessante da parte di Nicolai. Anche bicicletta davvero importante, cioè si sente, è pesante, però è tutta fatta a mano, tutta roba fatta da loro. Bravi.
che avete la possibilità di fare l'auto-shifting, ma avete anche la possibilità di appunto staccarlo, come poi succede anche nel motore Bosch, non lo utilizzate. Però è bello il progetto, mi piace il progetto di tutto il telaio fatto da loro, mi piace il fatto che ha l'opportunità di montare sia Bosch sia il pinion, un pinion che vi ripeto è praticamente quasi esente da manutenzione. Sì, è rumoroso nella cambiata un po'. Ok, schermino lì davanti, c'è anche per il turismo, secondo me va bene, ma in caso di caduta o cappottamento della bicicletta, insomma, non è il massimo. Mi piacerebbe avere l'opportunità di fare un test a lunga durata. Siamo da Male, anche loro con motore più di 100 Nm, sua batteria, e qui la maggioranza dei costruttori di motore adesso cosa fanno? Si fanno la bicicletta loro in maniera tale che chiunque la può provare. Naturalmente poche biciclette disponibili, diventa difficile la prova, ma ho notato che è già stata testata abbastanza questa e-bike, quindi vi rimando magari a qualche video di qualche collega. Sì, quelle realtà che comunque fanno fatica ad esplodere perché i grandi costruttori si affidano alle solite marche, dai, diciamola così. Vado a casa anche perché temperatura incredibilmente calda, poi tantissima gente, è arrivata tutta, soprattutto per provare le e-bike. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 ciao!